Ciao amici a Sherlock, innanzitutto mi scuso per la voce, però i malanni di stagione non hanno risparmiato neanche i membri da Sherlock Glows. Però nonostante tutto siamo qui sul campo perché ci sono arrivati dei guanti che ci avete chiesto in tantissimi e quindi è un gran piacere portare sul canale e recensire i Kruger 2020. Ma come si comporteranno in campo? Seguitemi e lo scoprirete. Il lattice è un contact da 4 mm, lo stesso che era nel modello precedente, questa volta in colorazione nera. È un lattice che avete imparato a conoscere, è molto colloso, infatti come potete vedere a utilizzarlo sul sintetico c'è il rischio che si attacchino pallini e fili d'erba. È un lattice che si esprime al meglio su asciutto, la resistenza all'abrasione è buona, direi sopra la media, perde un po' di prestazioni su bagnato, quindi il consiglio è di utilizzarlo in campi in erba quando c'è asciutto. Quello sarebbe il top. Il taglio è un taglio completamente negativo, con inserti in lattice tra le dita. Veste aderente alle dita, non troppo, non lo costringe. Il risultato di questa combinazione è un'elevata sensibilità in fase di presa che apprezzerete molto a contatto con il pallone. Forse il pollice è un po' meno aderente rispetto alle altre dita, però non è fastidioso e questo è naturale perché al posto del neoprene sul dorso troviamo il lattice. Molte cose sono cambiate dai modelli precedenti. Partiamo dalla struttura. La struttura è garantita da un neoprene, secondo me più morbido ed elastico. Sopra il neoprene è collocata una gomma a livello degli artigli che poi si prolunga fino alla base del polsino, a ricordare ancora di più la struttura dei guanti di Freddy Krueger, quelli originali usati nei film. Il risultato di questa struttura è secondo me una struttura più morbida, più elastica rispetto a quella precedente, forse leggermente meno aderente, ma comunque una struttura più lineare, più semplice, che a me ha convinto molto. Il pollice è totalmente circondato da lattice, sia sul dorso che ovviamente sul palmo, e questo dona un sostegno maggiore al pollice, che può essere una cosa positiva per chi ha problemi a livello di questo dito. Magari è meno aderente rispetto a quello degli anni precedenti, ma è un'aderenza che diciamo, una mancanza di aderenza che diciamo in fase pratica, in fase di presa non si va a sentire. Il polsino è costituito dallo stesso foglio di neoprene che costituisce il dorso. A livello del velcro, del primo velcro, c'è un po' di lattice che proviene dal pollice. Il level anche su questo modello porta l'apertura laterale che facilita notevolmente la calzata. Questa apertura si può chiudere con un primo strato di velcro, dopo c'è un cinturino che questa volta è materiale tessile
abbastanza elasticizzato, questo permette una chiusura personalizzata, fa un giro intorno al polso, si chiude sul secondo velcro. Il risultato è molta stabilità a livello del polso rispetto al modello precedente che avevamo criticato perché è un po' ingombrante a questo livello. In questo caso la chiusura è molto esile e non dà fastidio. Cosa dire del Kruger 2020? Sono cambiate tante cose, ci sono tante considerazioni da fare. In primis la struttura, che risulta più morbida ed elastica del modello precedente, è molto comoda, ne perde forse un po' in aderenza. Il taglio è un taglio completamente negativo che punta molto sulla sensibilità in fase di presa. Infatti la sensibilità a contatto col pallone è veramente elevata, è un negativo che io ho apprezzato ed è forse uno dei migliori che abbiamo provato ultimamente. Il latice è lo stesso del modello precedente, che continuiamo a dire è un latice che dona il massimo di sé su asciutto e lo consiglio in campo in erba e in sintetico. Fate attenzione al sintetico perché il fatto di essere così colloso, se non è un sintetico di ultima generazione come quello dove noi facciamo i video, che è un sintetico un po' vecchio, c'è il rischio che rimangano attaccati dei pezzi del sintetico e questo potrebbe esporre il latice ad un'abrasione più precoce. Quindi il consiglio è, lo usate, per quanto riguarda il campo in sintetico, lo usate o in sintetici di nuova generazione o in sintetici di vecchia generazione, però dovete stare molto attenti a curarlo, a pulirlo bene con uno straccetto in porta o qualcosa del genere. La resistenza all'abrasione è comunque elevata, come abbiamo detto in precedenza. Anche la chiusura a mio parere è migliorata, non è ingombrante come quella del modello precedente che non ci aveva convinto, ma è molto esile e comoda anche questa. Allora, come avete capito, per lo più i cambiamenti dal mio punto di vista sono stati positivi. C'è da dire che perde un po' di aderenza la struttura e quindi se andate a cercare un guanto molto aderente, forse i modelli precedenti vi avrebbero convinto di più. Una precisazione da fare: probabilmente se a voi piace il guanto giusto a livello delle dita, vi consiglio di prendere una taglia in meno, perché la mia taglia giusta in questo caso mi veste un po' grandino a livello terminale delle dita. Mi sembra di aver detto tutto, ricordatevi che è sempre presente il codice sconto SG1 per questo guanto. Per altri video, per rimanere aggiornati, seguiteci sui vari social e un saluto agli amici a Sherlock Gross.